Konnichiwa a tutti ragazzi, oggi 26 settembre 2025, nuovo video, vlog, svarione o quel che è. Come avete capito praticamente è la narrazione della prima parte della mia giornata e oggi appunto circa l'1:30, perché appunto come al solito ho stoppato l'orologio, sono appena tornato a casa. La missione di oggi era tagliarsi i capelli. Vado più o meno una volta ogni mese e mezzo, due, diciamo, e quando vado dico sempre taglio di 1 centimetro circa, davanti e dietro, davanti un po' meno, insomma, che non mi vadano i capelli negli occhi, questo è il mio problema fondamentale. E volevo quindi oggi prendere la palla al balzo, questo pretesto, per raccontarvi del taglio dei capelli. E cioè, io prima di venire in Giappone addirittura, quindi 10 anni fa, 11 anni fa, adesso non mi ricordo esattamente da quando, i capelli me li spuntavo da solo ogni tot, perché l'importante per me era che non mi dessero fastidio negli occhi, poi come venivano chi se ne frega, dietro facevo un po' fatica, cercavo con lo specchio, con la telecamera, foto, di spuntarmeli appunto, ma molto spesso così erano praticamente sempre allo stesso livello. Poi sono venuto in Giappone, ho continuato su questa via, i capelli li avevo in una maniera un po' diversa, più davanti diciamo, e stando nella share house i miei compagni di stanza, gli altri giapponesi, mi dissero ehi ma prova a farti la capigliatura più, insomma con la frangia da un lato, tagliateli di più perché erano un pochettino più lunghi, vi faccio vabbè ma io di solito me li spunto da solo, giusto che non mi vadano negli occhi, chi se ne frega. E uno di loro fa dai prova a tagliarteli io. Era la prima volta dopo anni che qualcuno non mi tagliava i capelli oltre a me e quindi ho detto vabbè proviamo, tanto non è che mi interessi moltissimo a me, proviamo, mi ha tagliati veramente tanto, erano diventati cortissimi molto più di adesso, però ho detto vabbè dai, ci sta anche farmeli tagliare da qualcun altro in primis e fare questo nuovo tipo di capigliatura, erano, sì, ripeto, erano molto più davanti, la frangia, la fronte era coperta con la frangia davanti. Ho detto vabbè, proviamo così. E da ora in poi magari se trovo un parrucchiere che non costa eccessivamente, perché appunto tanto me li taglierei comunque da solo, proviamo anche addirittura ad andare dal parrucchiere, perché no? E quindi trovai un posto che si chiama Fast Cut in centro, proprio fast perché è velocissimo, fanno solo taglio, no shampoo, no barba, no colore, niente, solamente taglio, uomo, donna e bambino e taglio frangia, quindi ci sono 3 fasce di prezzo differenti e 7-8 anni fa il prezzo era 1000 yen. Fategli voi la conversione, ormai avete capito come farla, quale delle due conversioni vi piace non importa, scegliete quella che preferite. Quindi era 1000 yen, 8 anni fa, 7 anni fa circa. Pochissimo, quindi perfetto. Dopodiché, 4 anni fa, il prezzo aumenta un pochettino, 1200 yen. Comunque ancora buonissimo, perché tanto come media i parrucchieri da uomo partivano dai 2500 yen minimo per l'uomo, per donna anche 3000-4000. Quindi comunque un prezzo strabuono. Poi arriviamo a circa 3 anni fa, 2 anni fa, 1350 yen e da marzo 2025 1500 yen. E in più c'era la carta punti che ogni 20, mi pare, tagli avevi un taglio gratuito. Io appunto andavo circa ogni mese e mezzo, ogni 2 mesi a tagliarmeli e 2 mesi circa fa vado ed era chiuso per mancanza di personale. Infatti nell'ultimo periodo, da qui a un anno fa circa, c'era sempre solo una persona che tagliava i capelli e bisognava aspettare tantissimo. C'erano tipo magari andavi al pomeriggio, primo pomeriggio, la mattina, soprattutto durante l'ora di pranzo dove la gente aveva la pausa e c'erano magari 4-5 persone davanti a te e anche ci vogliono, che ne so, 10 minuti a persona per tagliare, appunto con 4 persone davanti erano mezz'ora, 40 minuti da dover attendere. E quindi era diventato non più un fast cut ma un slow cut. Insomma, il taglio era molto veloce, ma tutta la parte prima di attesa molto lunga. Ma comunque, era cheap e ci andavo volentieri. 2 mesi fa, appunto, questo chiude temporaneamente per mancanza di personale. E io dico, oddio, adesso dove vado? Devo trovarmi un altro parrucchiere oppure me li taglio io da solo. Altri parrucchieri nei dintorni, tutti minimo 2500 yen uomo, minimo proprio, la media era sui 3000. E poi mi ricordo che in stazione vicino a casa mia avevano aperto un nuovo box parrucchiere che era Only Cut, questo si chiama. Quindi anche qua solo taglio, no shampoo, no barba, no colore, nulla, solo taglio. E dico ok, proviamo ad andare là, non ho idea quanto costi e tutto, tanto è vicino a casa, devo tornare, torno, 1400 yen, solo taglio, uomo, donna, prezzo unico. Perfetto, lo provo 2 mesi fa circa appunto
e rimango soddisfatto, dico: "Oh, meno male, c'è un altro parrucchiere che posso andare, che costa poco e mi deve solamente spuntare i capelli 5 minuti", questo addirittura ancora più veloce, non solo per mancanza delle persone prima di me da attendere, perché preso il biglietto passo subito, ma non so, sarà stata la bravura della parrucchiera, ma in 5 minuti finito il taglio. E allora oggi quello che ho dovuto fare è di nuovo andarmi a far spuntare i capelli, per fortuna di nuovo non c'era nessuno, vado, metto i soldi, prendo il biglietto, passo 5 minuti, finito. Dopodiché piccolo giretto giocando a Pokémon Go e sono tornato a casa ed eccomi qui a registrare questo video. Oggi, essendomi interfacciato col mondo solamente per veramente pochissimo tempo, non c'è stato nessun evento bello, nessun evento negativo. In più il pretesto del video di oggi era solamente il taglio dei capelli, neanche a dire chissà che argomento complicato da dover spiegare. Quindi questo video si conclude qua, oggi nuovamente maglietta dei demognetti di Miu e noi ci vediamo nel prossimo video che non so quando sarà. Un saluto, ciao ciao!